Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, come vedete oggi parliamo della collaborazione di Trollbits con la Barilla, proprio per fatto del discorso dell'azienda italiana. Ed ecco qui il bracciale che è stato creato. È un bracciale che viene venduto, scusate, ecco qua, che viene venduto a 99 euro. Non si vendono singolarmente i vari componenti e, vi illustro immediatamente prima qui insomma, sul computer, e poi lo vediamo insieme dal vivo, perché ci sono delle cose, infatti guardate un attimino, ecco, ci sono delle cose che non vanno bene, è stato mal formulato. Adesso vediamo insieme. Allora, dice informazioni di servizio, eccolo qui, ve lo faccio scorrere velocemente. Allora, questa collezione prevede innanzitutto una rennina molto molto carina, si chiama Renna Cometa, che però non avevano nel momento in cui ho acquistato, e quindi diciamo che questa è in attesa, però è molto carina. Poi abbiamo una seconda chiusura sempre con le stelline e si chiama chiusura polvere di stelle e viene 65 euro, come potete vedere. Ma sì, non capisco perché abbiano fatto due chiusure con le stelline, però tant'è. Poi abbiamo un terzo componente che è il diamante cacao, molto carino. Questi li ho presi, poi ve li faccio vedere meglio. Molto carino, colore inusuale al costo di 65 euro. Colore inusuale, devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Poi andiamo avanti, eccola qua, qua si vede la rennina molto carina, guardate Skego, un momento ludico. Eccolo qui, allora, il bracciale si presenta così. Bracciale pan di stelle, vedete 99 euro, il comprensivo di chiusura, anima del bracciale a coda di volpe, diciamo, il vetro con le stelline color cacao e le stelline bianche, proprio come il tipico biscotto pan di stelle, e appunto il pendente che è a forma di biscotto. Eccolo qui, lo si può vedere anche molto molto bene qui. Eccolo come è formato. Queste stelline sono, poi vi faccio vedere, più grandi, più piccole, sono di varie dimensioni. Bene, qui c'è la chiusura che non è acquistabile singolarmente, come potete leggere. Chiusura pan di stelle, poi il pan di stelle chiamato così proprio semplice è il vetro, e poi abbiamo appunto questo biscottino molto buono che però diciamo che vabbè, una collaborazione un po' dolciosa, ecco, un po' troppo dolciosa secondo me. E abbiamo terminato qui, sì, non c'è più nient'altro. Ah, no, di qua c'è poi la, come potete vedere, vi faccio vedere meglio, scusate, ecco, faccio vedere meglio la chiusura, quella del bracciale, quella non scomponibile, diciamo, e la chiusura che invece danno a 65 euro, sempre con le stelline. Ma non ho capito bene questa politica di fare praticamente due chiusure con tutte le stelle, ma insomma, boh, ancora mi è ignoto il motivo. Comunque, questo è. Ora togliamoci e vediamo il bracciale. Ta-dam! Allora, ovviamente non vediamo il bracciale in questo momento perché c'è il foglio bianco per farvelo vedere bene. Dovrò farvi ballare un po', credo, per avvicinare un pochino meglio il tutto. Ecco qui, forse così si riesce meglio. Bene. E questo, ragazze e ragazzi, è il bracciale in questione. Ecco, e si riballa. Niente perché intruppo ecco, sul capo. Il bracciale in questione, io adesso vi faccio vedere innanzitutto i vari componenti dal vivo e poi purtroppo vi devo dare una brutta notizia che probabilmente mi porterà, molto probabilmente, a portarlo indietro. Ebbene sì, perché ha un difetto, credo che sia un difetto di progettazione, immagino, e che mi ha molto deluso. Ma se avete visto bene nella foto iniziale che vi ho fatto vedere dal Mac, potete vedere che in effetti anche lì c'è questo tipo di incongruenza. Ma andiamo per ordine. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la chiusura, ve la mostro come caratteristica di chiusura. Allarghiamo, allarghiamo. Allora, in sé per sé è molto carina perché come potete vedere è
diciamo una rappresentazione non liscia, molto no graffiata, però si vede che è tipo martellata, no? Proprio a rappresentare un pochino il biscotto, vedete? Con le stelline sopra di varie dimensioni, e poi qui c'è questa sorta di, sembra una dentatura, no? Quando uno addenta praticamente il biscotto rimane un po' questa forma, questa impronta, ecco. Qui abbiamo sempre la classica chiusura perpendicolare, quindi nella parte piccola abbiamo questo tipo di apertura e nella parte grande abbiamo l'altra. Eccola. Benissimo, le stelline sono presenti su tutta, e vedete qui c'è anche qui la dentatura, le stelline sono presenti su tutta la superficie, proprio come è tipico il biscotto. Ebbene, questa è la chiusura. Poi andiamo con l'anima, la classica anima a coda di volpe, per finire con il pendente e il vetro. Allora, cosa dire di questo vetro? Non me l'aspettavo, però la colorazione di questo vetro non è sempre uguale, nel senso che la Trollbitz ha evidentemente fatto due tipi di colorazioni. Questa, che è quella scura, quindi un marrone scuro, che è tipico del biscotto, infatti l'ho scelta proprio perché è tipico del biscotto, anche se mi piaceva più l'altra, e l'altra è sul rossiccio. Adesso non so se qui si vede meglio, sì, aspetta, ve lo faccio vedere. Oggi siamo con la tosse. Allora, immaginate che l'altra era, guardate quella, e l'altra invece era, oh, e balliamo sempre, era così. No, non si vede bene perché è troppo, ecco, e c'è sempre la lampada, ok. No, non si vede molto bene. Comunque, mi dispiace. Cioè, dal sito lo potete capire meglio. Lo potete capire meglio. Praticamente l'altra aveva il colore del brown, del diamante brown, che è questo. Ecco, erano queste due colorazioni. E voi direte, ma perché? Non lo so. Non ho capito bene, però a me piaceva più l'altra, eh? Però poi dopo ho pensato, vabbè, ma è una collaborazione con Pan di Stelle, il Pan di Stelle è scuro e quindi ho preferito prendere, eccolo lì che non ci vedo più, ho preferito prendere una colorazione più attinente al biscotto e ho preso questa qui. Molto carina, stelline grandi, stelline piccole, vedete? Sono 13 stelle, molto molto carina. Diciamo che un pochino è come se avesse sostituito i zirconi nei diamanti, ecco, solamente che con le stelline. Poi che abbiamo per ultimo il biscotto. Il biscotto è fatto con il pendente che ha una bella ghiera larga, e questo mi piace perché sapete che quando mettete due bead, no? Uno accanto all'altro, comunque se è la ghiera troppo stretta il pendente sale e va a sbattere sul bead, sul vetro. Invece così diciamo che è proprio, il pendente nasce al di sotto della linea del vetro, quindi mi piace molto. E ovviamente è il biscottone tipico, dietro è fatto in modo semplice ma sempre comunque a mo' di biscotto, e io con queste mani adesso oggi è una giornatina. Eccolo qui, molto carino, diciamo l'idea non è manco male, l'idea è molto carina, molto graziosa. Qual è il problema? Arriva al dunque. Il problema, il problema è questo. Eccolo, lo vedete? Il bracciale nella parte finale della ghiera finale non riesce a mettersi diciamo in allineamento perpendicolare, mi stava venendo, in allineamento con la chiusura. Ecco qui, allora io mi sono detta, probabilmente, vedete, se io lo inserisco qui, lo posso anche inserire dritto, no, non si inserisce neanche, questa parte qui è troppo larga, questa qui è troppo larga. Proviamo un altro, proviamo, allora con questo non ci se la fa, proviamo un altro bracciale, eccolo qua, un altro bracciale di un altro tipo, è un bracciale che avevo prima, eccolo, parte finale, vediamo se magari è un pochino più largo. Io l'avevo già provato, non mi sembrava un po' più largo, però magari, sai, nella fretta, no,
insomma speriamo bene perché a questo punto cambio soltanto l'anima, ma riesco a mettere il bracciale. Vediamo un po'. No, non si... Qui ci va, vedete? Qui riesce. Se lo facciamo scorrere si ferma, si blocca, non va più su, non va più su, non ce la fa. Non ce la fa. E in effetti, e qui vi ricordate l'immagine che vi ho fatto vedere all'inizio? È stato progettato male. Questa parte qui è stata progettata molto male, ma io dico, no? Cioè, ma perché? Ma di cosa parliamo? Cavolo, cioè, è comunque un bracciale che costa quasi 100 euro, ma volete un attimino fare delle prove? Perché io mi devo tenere un bracciale che ha la parte, diciamo, la parte che è finale, quindi anche quella un pochino più delicata, così? Perché? Perché la devo portare così? Per quale motivo? Cioè, quando è stata progettata in maniera diversa, vi faccio vedere con questa, per esempio, un'altra anima che ho. Vedete, questa parte qui è sicuramente, anche se lavorata, è sicuramente molto più stretta, tant'è che se io prendo questa e la vado a mettere, aspetta, vediamo se riesco bene, eccola, così, così dovrebbe andare, così, perché in questo modo mi permette anche di agganciare la catenina di sicurezza, perché c'è lo spazio, vedete? E non così. Cioè, io sono rimasta veramente scioccata, ragazze e ragazzi, scusatemi, ma ve lo devo dire, io sono rimasta veramente, veramente scioccata da questa mancanza di accortezza. È la seconda volta che mi trovo, e balla, perdonatemi, è la seconda volta che mi trovo a dover fare un appunto di questo genere veramente mh, cioè di basso rilievo, se vogliamo, perché non dovrei neanche farlo, no? A un'azienda che ha un fatturato allucinante e che propone collezione su collezione ogni anno, che mi cadano su una cosa del genere, cioè su una bestialità così, non si può. Vi ricordate, ve l'avevo detto anche per quanto riguarda come si chiama quello lì del People Bid, l'edera, bellissimo. Cioè io quando è uscita quell'edera la volevo a tutti i costi, l'ho presa. Quando la sono andata a montare, cioè guardatevi il video, allucinante. E molti mi hanno dato ragione. Molti mi hanno dato ragione, quindi l'unica alternativa qual è, secondo voi? Qual è? Riportare indietro il bracciale, far allargare almeno il tondino della maglia, perché tanto sono tutte così. Quindi è proprio la progettazione della parte della chiusura che non va bene, è troppo larga, è eccessiva e quindi qui si incastra, non si gira, questo non si gira, vedete? E mi rimane il bracciale così. Adesso io però, per farvelo proprio vedere al meglio, perché sennò sembro una pazza, cioè io quando ho visto sta cosa veramente mi è ribollito il sangue, perché oltretutto non è che costano poco queste cosine, eh? Adesso ve le faccio vedere di nuovo sul sito Trollbits come viene presentato e ci credo. Un attimo solo che accorcio, prendo il computer, lo passo sotto, speriamo di non ciecarci. Vedete? Eccola qua. Certo, cioè, ma io dico, niente, non va, ma come hanno fatto? Comunque, banda alle ciance, dai. Cerchiamo di non rattristarci con questa cosa. Provvederemo in qualche modo perché ovviamente così non può essere mettibile, non posso mettere neanche una chiusura di sicurezza perché dove la vado ad incastrare io? Dove? Dove? Ditemi dove. Cioè 100 euro buttati. Quindi attenzione, quando lo andate a acquistare cercate almeno di vedere se la vostra gioielleria o il vostro store vi danno l'opportunità di magari allargare un pochino questa qui, la parte dell'anima, anche se non andrebbe toccata perché sapete che l'argento è un materiale morbido, si potrebbe rovinare, potreste perdere anche un po' la sua stabilità, essendo comunque, ripeto, un materiale abbastanza morbido, ma eccolo qua, cioè non va, non va.
Vabbè, io vi saluto, spero di esservi stata d'aiuto, se così fosse mettete un like, lasciate un commento anche per le vostre esperienze e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi.